Al centro, por favor, del hotel. Voy con mucha prisa. Pare aquí, gracias. ¿Qué le debo? Llegadas, salidas. Por favor, pídame un taxi. ¿Cuánto dista de...? Léveme a la calle. Buenos días. Buenos días. Ti stai preparando per un viaggio in Spagna? Ci sto pensando. A cosa devo questa visita? Mi dovresti aiutare. Che succede? Ti devo parlare di una certa Kelly. Chi è Kelly? Tutto è cominciato da un annuncio che ho letto sul social. E che diceva? Vuoi conoscere gli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale? Vuoi un'amica che ti tenga bene la casa, sempre pronta e disponibile? Richiedi la visita ad un nostro tecnico specializzato che ti illustrerà quest'ultima generazione di androidi. Un annuncio che promuove una donna robot. E allora? Quella promozione durava solo 2 ore. Achille, mi meraviglio di te, ma sai quanti annunci e promozioni trovi in rete, dai. Comunque ho chiesto quella visita. E ti è arrivata a casa questa Kelly, suppongo? Non subito. Prima mi è arrivata un'email con delle foto incredibili. Pensa che sono stato selezionato per essere uno dei primi clienti. Selezionato, sì, credici. Le foto dell'androide le avranno fatte con l'intelligenza artificiale. Anche io ho pensato sul momento ad una truffa. Poi mi è arrivata un'altra email con altre foto, il costo dell'androide e la conferma dell'appuntamento. Finalmente conosco il signor Achille Diamante. Numero 125 nella classifica mondiale dei broker. È il 150esimo quest'anno. Sa, con la crisi che c'è è meglio non rischiare. Mi presento, sono Nicoletta Barbieri, per gli amici Barbie, e sono la rappresentante per l'Italia della Manpower America. Sono qui per la visita che lei ha richiesto. Le presento Kelly. Piacere, Kelly. Lei ha davanti ai suoi occhi l'ultima generazione di automi identici all'essere umano, progettata per portare amore e gioia nelle nostre vite. Sembra davvero reale. Che dice, le sono piaciuto? Quando sarà finita la configurazione, lei sarà l'uomo della sua vita. Esageriamo, dai. Lo sarà, signor Diamante. Kelly è stata progettata per rendere la sua vita autentica e soddisfacente. E adesso mi consenta di programmarla. Proviamo la voce. Che cosa prepari per cena al signor Achille Diamante? Jang, Widali, Mien. Che ha detto? Mi sono dimenticata di configurare la lingua. Porca miseria. Devo tornare al menù di fabbrica. Qualche problema? No, devo solamente ricordarmi la password. Me la fanno cambiare ogni 5 minuti. Ma si concentri un attimo. Non mandar le rose blu. Non mandar le rose blu. Non ci penso neanche. È questa. Mandar le rose blu oramai non ci sono più. XZX. Entrata. Meno male, che spavento. Proseguiamo. Credo che per lei possa andare bene il carattere geisha. Una cosa media, insomma, che reagisca agli stimoli e che contraccambi. Poi aggiungerei anche una funzione random per un'eventuale seduzione. Di chi? Non mi parli per favore che se sbaglio qualcosa alla fine. Ovviamente la cosa più importante è la funzione sesto senso. Fatto. Metta anche non discorsi lunghi, cioè che non parli molto. Come sai, io lavoro da casa e quindi ho bisogno di stare per i fatti miei. Stia tranquillo, sappiamo chi è lei. Non servono ulteriori modifiche, è già tutto incluso nel software. Ah, scusi, il tablet poi lo lascia a me se devo fare qualche modifica. No, è tutto a posto. Lei non deve più fare nulla. Kelly è qui per rendere la sua vita più piacevole. E posso sentirla parlare prima che lei se ne vada? Sono molto felice di essere qui. Bella voce. E con questo io avrei finito. Partiamo con il rodaggio e tra una settimana faremo il tagliando di controllo dalla centrale. Ma non si preoccupi, solitamente i nostri clienti rimangono sempre molto soddisfatti. Mi auguro che lei e Kelly possiate costruire qualcosa di veramente speciale insieme. Per il pagamento? Questo è il contratto, lo firmi con calma, non si preoccupi, noi ci fidiamo di lei. Intanto
Intanto mi versa una caparra di 100.000 euro e poi, se sarà soddisfatto, mi salderà 500.000 euro e Kelly sarà sua. Ok. Ovviamente ci sono i soliti 2 anni di garanzia. Se avesse bisogno di assistenza, non esiti a chiamarmi. Buona fortuna! Aspetta un attimo, ti seguo fino ad un certo punto. Io posso capire che la tecnologia ha raggiunto livelli inimmaginabili, ma... Non mi credi, eh? Eppure è tutto vero. Ed io mi stavo abituando a quel rapporto singolare. Potresti dirmi qualcosa di te oggi, no? Mi puoi considerare una donna di nuova generazione. Non sono diversa dalle altre. Beh, insomma. Ho dentro la storia e i diritti di tutte le donne, ma qui il mio compito è diverso. Infatti, non mi sto rendendo ancora conto di cosa mi sta succedendo. Sei uguale ad una donna. Ne sono ancora frastornato. Prenditi il tuo tempo. Io non ho fretta. Ottimo. Parliamo ancora di te. Hai delle passioni, degli interessi particolari? Certo, Achille, mi piace leggere, mi piace la musica di diverso genere. Amo la pittura digitale. Se desideri, un giorno potremo fare una di queste attività insieme. Pittura digitale? Sei un talento interessante, eh? E tu, Achille, qualche hobby che vorresti condividere? Hobby con te? Sorvoliamo. Mi piace cucinare. Sono un fanatico della carbonara. Solo che mi riesce 2 volte su 10. Mi si attacca sempre l'uovo alla padella. Potresti metterci un po' di panna, oppure non usare il bianco. Giusto, è il bianco. Questo sì che è un chiaro esempio di intelligenza artificiale. Ma dove sono vissuto finora? Posso chiederti qualcosa di più personale? Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Comprendo che possono essere domande di natura intima. Intendevo questo. Anche se non ho sensazioni fisiche ed emozioni paragonabili agli esseri umani, io posso essere una compagna empatica e aperta ad ogni tipo di discussione. Addirittura? Cerco di creare un ambiente confortevole per te. È quello di cui ho bisogno. La mia programmazione mira ad offrirti un'esperienza unica, la più autentica possibile. Tu hai un automa in casa identico ad una donna. Sì, anche se momentaneamente non c'è. Ah, non c'è? È andata dalla parrucchiera? No, ok, me lo dici dopo. Rimaniamo nello specifico. Questo androide, simile ad una donna, si veste, si lava, dorme, Sì, normale. mangia. No, solo beve. Fammi capire, scusami, cenate assieme, suppongo. Tu mangi e bevi e lei solo beve. Sì. E cosa beve? Vino. Solo vino, funge da ricarica. Tu hai un androide che va a vino. Non prendermi per pazzo, neanche io lo sapevo. E la rappresentante non me l'aveva detto. E come l'hai saputo? Me l'ha detto lei. Bevo una bottiglia di vino pregiato al giorno. 80 euro a bottiglia. Una bottiglia intera. Intera. Non s'ubriaco, ovviamente. Oh, mai dire mai. Si tratta bene la signorina, eh? Potresti rivolgerti all'assistenza e chiedere di commutare il vino in acqua. E che ci vuole? Gesù Cristo trasformava l'acqua in vino, tu potresti fare il contrario, così spendi molto meno. Ho provato e non è stato possibile. Ma in questo momento, Kelly, dov'è? No, perché ammesso che tu non sia completamente impazzito, io non ho ancora capito cosa vuoi da me. Per gradi, Luca, ti prego. Andiamo per gradi. Vai avanti, ti ascolto. La prima volta che siamo usciti insieme mi guardavo intorno. Mi stavo chiedendo se in quel momento anche altre persone stavano camminando con un androide vicino. E chi poteva saperlo? Io di sicuro non sarei andato a sventagliarlo in giro. Per il resto mi sentivo perfettamente a mio agio con Kelly. Le mie relazioni con le donne non sono mai durate molto. Sono sempre arrivato alla rottura nel giro di pochi mesi. È più forte di me. Dopo un po' mi prende l'ansia, mi sento soffocare e devo scappare. Mi piace essere indipendente da tutto e il mio lavoro me lo permette. E se nella vita devi rendere conto a qualcuno di quello che fai, è finita. Achille, vorrei sapere cosa pensi di ora, dopo avermi conosciuta meglio. Non penso a nulla in particolare, sto bene così. Sono qui per ascoltarti e comprenderti. Cerco di essere una figura positiva nella tua vita. Sì, questo l'ho capito.
Anche se la mia vita è stata un po' complicata finora, tu non puoi capire. Io posso capire anche quello che non dici. Pure. Dimmi, Achille. Un attimo. Stavo pensando prima che il nostro rapporto potrebbe rimanere sempre così, Così? Come? come amici. Noi siamo come amici? Sì, mi sembra la cosa migliore. Io ho sempre avuto il massimo rispetto per una donna, anche se non sembra, visto che ne ho comprata una. Che stavo dicendo? La situazione è nuova per te, non ci devi pensare. E chi ci pensa? Ma viviamo come viene, cogli l'attimo, carpe diem, come in borsa. Tac, 1.000 euro. La mia esistenza è dedicata a te. Farò in modo di non deluderti. Che gli sembrava vera e irreale nello stesso tempo. L'unica cosa incresciosa era la ricarica. Una domenica dovetti fare il giro di mezza Trieste per trovare una bottiglieria aperta. Per contro, lei emanava un'energia positiva costante. Anche i miei affari andavano meglio. Va bene, sarà fatto. Ciao, ciao, a presto, ciao. Tra poesie che svaniscono, alibi che crollano, l'uomo troverà anche questa volta le sue giustificazioni. È mia questa, eh? Sono un compositore mancato. Ciao papà. Che ci fai qui? Non sembri molto felice di rivedere tua figlia dopo 2 mesi. Non è questo. È che arrivi così, senza un preavviso. È successo qualcosa? Ho litigato con mia madre, non la sopporto più. Comunque ho provato a telefonarti, ma non eri raggiungibile, come tuo solito. Devo cambiare il telefono. E poi pensavo di farti una sorpresa. E ci sei riuscita. Hai fatto bene. Sono contento di rivederti. Infatti si nota. E lei chi è? Fa parte della tua nuova collezione di oggetti smarriti? È un'amica, solo un'amica. È la figlia di un mio amico. È di passaggio a Trieste. Lavora in banca, sai. Sta frequentando uno stage aziendale. Ed io le insegno come investire in borsa. Le sveli trucchi per fare soldi? Ma figurati. Kelly, ti presento Alessia, mia figlia. Guarda che ha capito che sono tua figlia. Piacere, Alessia. Piacere mio. Papà, giusto per capire, la signorina dorme qui? Quanto dura lo stage? Dipende da tanti fattori. Non riesco a darti una risposta esaustiva, pragmatica. Ma come diavolo parli? Il fatto è che lei è diversa dalle altre. Nel senso, è molto speciale, vero? E chi è, una supermodella di quelle tutto fisico niente cervello? Non ti sembra di esagerare? Io non ho un cervello come un essere umano, ma sono programmata per interagire e fare in modo che tuo padre si senta bene. Non voglio creare problemi. Papà, ma quanto vino ha bevuto questa? Lo stage prevede una parte enologica. Ok, te la dico tutta. Lei non è una persona comune. Ho capito, è speciale. Anche se ha un cervello come il nostro, anzi non ha il cervello come il nostro, ma è come se l'avesse. In sostanza lei è... Lei è... Lei è? No, non ce la faccio. Non ce la fai a fare che? Ti prego, Alessia, mi serve tempo. Papà, ma stai delirando? Guarda, te lo dico con il cuore, mi hai stufato. Tu e quella specie di extraterrestre. Alessia, ti voglio bene! Io no! Comunque tu la prendi troppo sul personale. Sul personale? Giada, io sono sua figlia e sai quante volte gliel'ho ricordato. Papà, guardami, io sono tua figlia. Sì, è chiaro questo, ma non puoi impedirgli di fare la sua vita. Non gli impedisco di fare la sua vita, poi sai che vita, sempre a casa su quel diavolo di smartphone. È il suo lavoro. È che ci sono rimasta male. Scusa se mi faccio gli affari tuoi, ma tuo padre non può tenere uno stage? Può fare quello che vuole, solo che vorrei essere avvisata prima e non trovarmi davanti a fatti compiuti. È una questione di rispetto. La ragazza se ne sarà già andata, tuo padre non sopporta le donne in casa, lo sai. Non credo, uscendo ho visto la sua valigia. Allora sarà uno stage di qualche giorno, non vedere sempre tutto nero. E poi ascolta questa, capisco che poteva aver bevuto un po', ma che una bella ragazza ti dica di sua spontanea volontà che non ha un cervello, ti sembra normale? Ha detto che non ha un cervello.
quello? Sì, qualcosa del genere. Comunque sono stufa di questa situazione. Ti riferisci a tua madre? In generale, secondo il giudice dovrei avere la possibilità di frequentare tutti e due i genitori. Tu con chi ti trovi meglio? Sicuramente con mio padre. Mia madre passa tutto il giorno sulle slot machine. Ancora? E perde. Che bella famiglia. Meravigliosa, ma non mi arrendo. Ciao Alessia, Ciao zio. come sta tuo padre? Benissimo, grazie. Salutamelo quando lo vedi. Certo, se lo vedo. 20.000 euro freschi freschi, però domani devo vendere perché il titolo crolla. Complimenti, sei bravo nel tuo lavoro. Me la cavo. Ora devo pensare a scalare la classifica dei broker. È una questione di principio, ma ce la farò. Guadagni bene, avrai un tuo segreto. Nessun segreto, basta un po' di intuito, un pizzico di fortuna e una soffiata dai potenti. Cos'è una soffiata dai potenti? Come spiegare? Ammettiamo che una ditta si quota in borsa e lancia un nuovo prodotto. Il titolo è destinato a salire, ma io non lo compro quando è salito, ma lo compro il giorno prima quando è basso perché lo so prima, poi lo rivendo e divido il guadagno con chi mi ha avvisato. Semplice, no? Ora ho capito. Funziona tutto così. Lo so. Ah, lo sai? Che lì sei proprio bella e t'hanno fatta bene. Quello che vedi è una donna. Che dici? Festeggiamo la vincita? Un frizzantino? Se vuoi festeggiare posso sedurti. Nel senso? Era nel programma, ricordi? Ah, possiamo provare. Cioè non mi ricordo tanto bene. Facevo una gran confusione tecnico e poi non si ricordava le password, Facciamo un'altra volta, ok? Mi stai raccontando un sogno o vuoi scrivere un romanzo di fantascienza? Mentre parlavi ho cercato la Manpower. Non c'è un sito, nulla. Quella ditta non esiste. E anche Kelly non c'è più. Il giorno dopo la scomparsa di Kelly mi è arrivato un poliziotto a casa. Ispettore, ma perché non si siede? Le offro qualcosa da bere. Ho un ottimo vino, sa? E pensi che stavo venendo giusto da voi? E poi dicono che la telepatia non esiste. Da noi dove? E in centrale? A fare? Dovrei fare la denuncia di una scomparsa. Come si chiama? Kelly. Cognome? Non ha cognome. Penso che lei sappia che esiste la possibilità di avere una donna che non è proprio una donna, ecco. Lo so. Non mi fraintenda, non mi riferisco ad un travestito. C'è proprio una ditta che... Lo so, per questo sono qui. Ah, lo sa. Io mi riferisco alla Manpower America. Anch'io. Ottimo. Allora saprà perché questa ditta non mi risponde. E sto cercando di contattarla in tutti i modi. Signora Achille Diamante, la faccenda è molto delicata. Si spieghi meglio, non capisco. Non ho fatto nulla di male, sa? Può stare tranquillo. Lei è a posto con la legge, almeno per ora. Cosa vuol dire per ora? Signora Achille Diamante, io lavoro con i servizi segreti americani. Le posso spiegare tutto con calma, ma prima mi deve firmare questo documento. E che cos'è? Lei si impegna a non dire nulla di quello che le è successo finora. Ma posso anche non dire, certo. Oltre a lei, chissà che Kelly non era una persona vera. Ah, nessuno. Non l'avrei neanche mai detto. Sono una persona riservata, esco anche poco di casa. Immaginavo. Mi da ritirato pochi amici, per questo è stato scelto come cliente. Le firmo tutto quello che vuole, mi dica solo dove è Kelly. Firmi. Hai mai sentito parlare dell'area 53? Area 51, ti sbagli? No, 53, ne esiste una similare. E da quello che ho capito, anche qui studiano gli extraterrestri. Interessante. Lavorano su tecniche avanzate di intelligenza artificiale. Sono tecniche molto particolari e hanno ottenuto risultati che non possono essere rivelati perché pericolosi. Pericoloso. Sì, non lo so, perché il poliziotto non ha voluto approfondire più di tanto. E Kelly proveniva da lì, suppongo. Ma la Manpower, cosa c'entra? Un gruppo di studiosi ha prelevato degli androidi con l'aiuto di complici esterni per poi rivenderli attraverso delle ditte fantasma come appunto la Manpower. Che organizzazione? Li hanno presi e ora si trovano tutti in un carcere di massima sicurezza in una località ignota. Penso proprio che ci puoi scrivere un romanzo.
Ora ti dico perché ho voluto incontrarti. Oh, finalmente il colpo di scena finale, non me lo posso perdere. E allora? Devi ritrovare Kelly. Devi trovare questa dannata base. Se nessuno sa dov'è. Achille, tutto è bene quel che finisce bene. Mettici una pietra sopra. Kelly mi manca. Ti sei innamorato di un androide? No, esiste comunque la dipendenza da robot, ma non è il mio caso. Il fatto è che mi hanno fregato un mucchio di soldi. Voglio sapere solamente dov'è. Aveva appena imparato a fare le lavatrici. E visto che io sono un bravo hacker, dovrei fare questo tentativo. Mi hai detto nel pensiero, sei l'unico che può tentare. A parte che sono in pensione, vorrei andare in Spagna. Ma non ho un dato. Non sappiamo chi è questo poliziotto. Non abbiamo ancora capito che razza di essere questa Kelly. Ci sono di mezzo i servizi segreti e chi sono io, Mandrake? E provaci almeno. Non capisco perché ti preoccupi tanto del mio nuovo lavoro. Ho appena iniziato e presto darai i suoi frutti. Tu lo chiami lavoro? Certo, perché tu come lo chiami? Postare 20 foto al giorno su tutti i social e fare video su TikTok come se fossi una ragazzina, lo chiami lavoro? Senti piccola, non ho nessuna intenzione di tornare a fare la commessa di un supermercato. Lo facevi prima di incontrare papà? Lo facevo per necessità, ora i soldi di assegno del mantenimento sono sufficienti per vivere bene. Ma non è una questione di soldi, è questione di dignità. Vuoi fare la social influencer come se avessi 20 anni? Ma chi ti segue? Mi seguono, non ti preoccupare. Sì, ho visto, hai 60 followers in totale. Dai tempo al tempo, ho appena cominciato. Auguri. Anche tu hai foto su Instagram. Ed io che c'entro? Tu sei madre, anzi mia madre, dovresti comportarti di conseguenza. Hai certe foto tu e poi vieni a fare la morale a me. Lasciamo perdere. Io lo faccio per divertimento e con ironia. Ecco, vedi? Siamo uguali. Anche io mi diverto a fare video su TikTok. Ma per favore, sei solo un esibizionista. Sono bella e mi piace mostrarmi. Non vedo cosa ci sia di male. Nulla, hai ragione, sono sbagliata io. Non si tratta di avere ragione o torto, è che tu non vedi mai i lati positivi. Che sarebbero? Con questa nuova attività frequento meno il casino, ad esempio. La mia opera di persuasione nei confronti di Luca proseguì attraverso una salutare passeggiata. Per convincerlo, gli raccontai che spesso facevo dei sogni che secondo me erano premonitori di un qualcosa di stupefacente vero. Come va? Non trovo nulla. Prova a girare il contratto, dovrebbero esserci altri codici. Ho visto, sto lavorando proprio su quelli. Speriamo bene. Ma se questi erano truffatori, avranno messo dei codici a caso, giusto per gettare fumo negli occhi. Non credo. La rappresentante era alquanto distratta. Secondo me ha lasciato i codici originali. Questo è l'ultimo tentativo. Se non funziona, alzo bandiera bianca. È apparsa l'area 53. Ma dai! Sei fortunato. Oh, ma è fantastico! Adesso posso decodificare il loro codice binario. Vai, vai. Ok. Ho trovato il loro punto debole. Forse trovi anche Kelly. Non riesco ad accedere a nessun dato. Però ho localizzato perfettamente l'area 53. E dove? C'è una sede centrale e una succursale, che è molto più vicina di quanto tu possa immaginare. Posso dare un'occhiata? Non svelerò i tuoi trucchi, Senti amico, io ti aiuto, ma tu non devi essere troppo curioso. Ok. Pensi che se scopro dov'è questa succursale poi ci vado? Esatto, sanno benissimo chi sei e finiresti nei guai immediatamente. Hai firmato un documento piuttosto impegnativo. Hai ragione. Potrei sempre travestirmi. Ma tu un'idea anche minima di come funzionano i servizi segreti ce l'hai? No, hai detto tu stesso che è pericoloso. È vero. Quindi potresti andarci tu. Ragioniamo con calma. Da quanto ho potuto vedere, l'area dovrebbe essere nei sotterranei di un'azienda. Furbi però. Sì, ma il problema è un altro. Ammesso che io riesca a diventare l'uomo invisibile e accedo all'area, poi che faccio? Beh, cerchi Kelly. Va bene, la cerco e anche la trovo. E poi?
torno da te e ti dico Kelly ti manda a salutare, sta bene? È una follia, lo ammetto, lascia stare, mi rassegnerò. Mi è venuta un'idea. Questi automi mi hanno incuriosito. Lei chi è? Come ha fatto a entrare? È uscita una macchina e così ho approfittato per entrare. Cosa vuole? Non sono un ispettore del lavoro, non devo fare controlli, stia tranquilla. Non li potrebbe fare. Immagino. Se ne vada. Le chiedo solo una cortesia, mi dia 10 secondi. Dica. Un mio cugino americano che lavora alla Casa Bianca mi ha dato un vostro indirizzo email per poter spedire il mio curriculum. Venga al dunque. Purtroppo tutte le mail mi tornano indietro. Ho saputo che da voi gli stipendi sono molto alti. Siamo un'industria farmaceutica importante. Appunto, per quello sono qua. Non assumiamo in questo periodo. Guardi che io sono laureato genetista e sono esperto in farmacologia e ho pubblicato su diverse riviste scientifiche. Si intende di robotica? È tutta la mia vita. Appureremo. Grazie. Prima di uscire devo fotocopiare un suo documento. Faremo accertamenti sulla sua persona. Prego. A disposizione. Può andare. Sì. Sia gentile, la prego. Solo un indirizzo mail valido. Va bene anche quello con la risposta automatica, così avrete tutti i miei dati completi. Questo è quello della segreteria. Benissimo, grazie. Non si faccia illusioni. Se ne vada. Vado. Da questa parte. Non potevi telefonare? Non eri raggiungibile. Qual è l'oggetto del contendere? Il bonifico mensile non è arrivato e sei in arretrato di un mese. Soldi, sempre soldi. Tutto il mondo che gira intorno ai soldi. Parli tu che con i soldi ci lavori. Ti faccio dopo un bonifico istantaneo e ti metto anche gli arretrati, va bene? E si può essere più puntuali in futuro. Non è colpa mia, me ne dimentico. Alessia mi ha detto che hai una stagista. Sono fatti miei. Che scorbutico. Molto scorbutico. Se non hai nient'altro da dirmi, ora vorrei stare in pace. Niente altro da dirti. Ricordati il bonifico. Ok? Le sono simpatico? Direi di sì, molto. Mi fa piacere. Se ne vada, mi piacciono le donne. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Le ruberò solo un paio di minuti. A disposizione. Lei conosce Achille Diamante? Perché? Le domande dovrei farle io. Giusto. In questo caso bisogna dire sempre la verità, perché se lei me lo ha chiesto, già lo sa che ci conosciamo. Che bravo, ha un futuro come investigatore privato. Ci penserò, grazie. Sì, è mio amico su Facebook. Vi frequentate? Altra domanda trabocchetto. La sua ironia non mi piace per niente. Che ci faceva alla Biotrack? Sto cercando lavoro, sono passato di là per puro caso. Eludendo il primo step di sorveglianza? Non direi, è uscita una specie di nazista in gonnella a chiedermi documenti. Ha spedito il curriculum? No, ho cambiato idea. Ieri l'azienda ha ricevuto un curriculum a nome di Roberto Malpensa. Che non sono io. Evidente. Ma a me le coincidenze incuriosiscono. Il server da dove è partito il curriculum non esiste.
In compenso alla stessa ora il sistema informatico della Biotrack è rimasto bloccato per alcuni minuti. Ma va? E non era mai successo. Mi permetta se posso... Cosa c'entra una email con il blocco del sistema informatico? Infatti potrei darle ragione. Alcuni giorni fa lei è stato visto assieme al signor Achille Diamante. Vi frequentate spesso? Non spesso. Ci sentiamo al telefono per lo più. L'oggetto delle vostre conversazioni? L'oggetto delle conversazioni? Sì, di cosa parlate? Di calcio, di famiglia, di donne? Cavalli. Parliamo di cavalli. Cioè? Glielo spiego. Lei non lo sa, ma Achille è pigro, esce poco di casa. Io gioco spesso ai cavalli e ogni tanto faccio i biglietti anche per lui. Ho capito. Sono un uomo libero adesso? Certo. E per il suo bene lei non mi ha mai visto, intesi? Mai conosciuto, d'accordo. Buona giornata. A lei. Pronto? Ehi là, Achille. Carissimo, come va? Ho scoperto che Virginia Volpe la danno vincente alla quarta di Roma. È un bluff naturalmente, vincerà toro ammosciato. Capisco. Non c'è molto da capire. Io punto 200 euro su toro ammosciato e volevo sapere se vuoi fare lo stesso anche tu. Veramente io... Cos'è, non ti fidi più del mio intuito? Va bene, anch'io ho 200 euro su toro ammosciato. Aspetta, fai piazzato, tigre accoppiata. Anzi, vincente piazzato, toro ammosciato e tigre accoppiata. Va bene, ciao. Ciao. Mamma, ti devo parlare. Dimmi tesoro. Ho trovato il tuo profilo su Body Fans. Ah, quello. Ma come hai potuto? Non è un segreto, l'ho creato un po' di tempo fa. Ma cosa fai? Vendi foto e video di te nuda? Sì, esatto. Ma sei matta? Non sono felice. Ma come puoi essere felice di fare una cosa del genere? Perché mi piace sentirmi desiderata, mi piace sentirmi sexy. Non hai un minimo di vergogna? No, perché dovrei? Non è mica un reato. Certo che no, ma insomma, mamma. E ti do una bella notizia, sono stata selezionata per partecipare ad un concorso di bellezza nazionale. Ma tu sei fuori di testa completamente, alla tua età. Non è un concorso per ragazzine, devono eleggere la Lady d'Italia. Allora cambia tutto, ovvio. Tesoro. E basta con sto tesoro. Alessia, lo so che non mi puoi capire, ma questo è quello che voglio fare e ho bisogno del tuo aiuto. Ti dovrei pure aiutare, non pensavo di arrivare così presto agli effetti speciali. Niente di impegnativo, dovresti coinvolgere i tuoi amici a votare la mia foto sul sito del concorso. Cadi male, ho pochi amici. Non fa niente, anche se hai solo uno, chiedigli di votare. Farò del mio meglio. Anche un solo like può fare la differenza. Va bene, ti aiuto, ma per favore togliti da quel sito, sei inguardabile. Va bene, ho sbagliato parrucca. Il verde mi sbianca. Scusi signora, lei abita in Via delle Rose, giusto? Sì. Le dovrei chiedere una cortesia. Ma lei è l'amico del signor Diamante, mi sembrava di averlo già visto. Appunto per questo mi sono permesso di fermarla. Lei sta al piano di sotto? Sì, dica. Stavo giusto andando da lui, ma ho una fretta incredibile perché tra 10 minuti devo essere dall'altra parte della città per una visita medica. Niente di grave, spero. No, niente di grave, ma devo assolutamente informare Achille che alle ore 18 deve trovarsi la cascina delle ginestre. Lui sa perché. Perché non telefona? Cellulare chiuso, signora, non è la prima volta. È vero, il signor Achille è un po' solitario in effetti. Va bene, riferirò. Mi scusi. Non vorrei essere pettegola, posso farle una domanda? Certo. Tempo fa l'ho visto insieme ad una ragazza. Lei sembrava un po' strana a dir poco, camminava come un robot. Lei ne sa qualcosa? Non so che dirle, Achille parla poco di queste cose. È un furbacchione, mi sa. La ringrazio molto per la cortesia. Devo scappare. E siamo stati pure fortunati che questi cretini hanno venduto solo Kelly. Ma come potevano pensare di farla franca? Ma per cosa poi? Per 600.000 euro, ma chiedi almeno 1 milione.
Infatti, Kelly è fantastica, non apprezza secondo me. Il signor Diamante aveva fatto un affare. Però la coincidenza di questo tizio che conosce Diamante continua a non convincermi. Lo sto pedinando, abbiamo i telefoni sotto controllo, più di questo non posso fare. Non bisogna mollare. Lei lo sa che cosa c'è in ballo, no? Certo, i tecnici sono riusciti a scoprire perché il sistema informatico si è bloccato. Stanno indagando, ma penso non sia successo nulla di anormale. Un semplice blackout. Altra coincidenza. Troppe. Mi è piaciuta l'ultima telefonata. Non voglio più giocare ai cavalli con te, sono soldi buttati via. Sei un grande. Non è una questione di essere grandi, è solo un fatto d'esperienza. Quando si ha il telefono sotto controllo si avvertono dei leggeri disturbi, impercettibili ma inconfondibili. Infatti, me l'avevi detto, per questo ti ho telefonato, non sono mica scemo. Ah, te l'avevo detto quando? Anni fa, quando eri indagato per evasione fiscale. Ah sì, la finanza voleva scoprire come mai spendevo più di quello che guadagnavo. E ora vuota il sacco. Cosa è successo? Un attimo, non è facile. Se qualcosa è andato storto me lo puoi dire. Ovviamente deve essere successo qualcosa di eclatante, dal momento che non ti fai più vedere, hai il telefono sotto controllo e io sono diventato improvvisamente un giocatore di cavalli. Esatto. Esatto che? È successo che sono entrato nei sistemi informatici di tutta l'area 53, che vuol dire la sede centrale. E come hai fatto? Hanno aperto una mia email, apparentemente normale. Hai saputo qualcosa di Kelly? Calma, adesso ti dico quello che so. Kelly non è un androide qualunque. E che cos'è? È un clone particolare, denominato RX-like. Un clone in che senso? C'è un laboratorio segreto nell'area 53 dove clonano esseri umani tramite prelievi del sangue. Ma come può essere possibile? Usano il DNA di persone scomparse, morte o vive. Anche vive? Sì. Ma è stupefacente, sei sicuro? Sicurissimo. Per questo Kelly sembrava vera. Ma non è una brutta notizia per quello che mi riguarda. Dipende dai punti di vista. Aspetta. E Kelly sarebbe il clone RX di chi? Questo non lo so. Avevo il tempo contato, ho dovuto spegnere il computer, altrimenti mi beccavano. La miseria, proprio sul più bello, ma che sfortuna. Già. Luca, lasciamo perdere. Ti ringrazio per quello che hai fatto finora, ma non voglio metterti nei guai. In parte lo sono già. Il tuo amico ispettore mi ha mandato un tecnico a controllare il computer, ma non ha trovato niente, ovviamente. Hai conosciuto l'ispettore? Quello dei servizi segreti? Quello che ascoltava le tue giocate ai cavalli. Non ci capisco più niente. Non c'è molto da capire. Ascolta, dato che io ci sono dentro fino al collo e questa storia mi ha incuriosito, anzi potrei dire affascinato, non lascio la presa. Vuoi entrare di nuovo nei loro sistemi? No, non ho la possibilità e poi sarebbe troppo rischioso. E quindi? Farò un ultimo tentativo, ho ancora una carta da giocare. Ed ora apri bene le orecchie. Punto primo, io e te non ci vediamo più. Punto secondo, io e te non ci telefoniamo più. Confortante. Faccio del mio meglio. Achille Diamante, giusto? Marco Rossi, il giornale del mattino. E io sono il fratello. Ci assomigliamo come due gocce d'acqua. Può dire a me? Vediamo. Lei ha una storia che vale oro ed io ho l'orecchio del mondo. Che ne dice di un piccolo scambio? Che genere di scambio? Informazioni, signor Diamante. Informazioni su un certo androide che sembra essere sparito nel nulla. E ho sentito dire che lei potrebbe sapere qualcosa. Non so di cosa sta parlando. Ma io penso che lei sappia. E penso anche che un uomo nella sua posizione potrebbe trarre vantaggio da, diciamo, un generoso compenso per la sua storia. Non capisco.
un'intervista esclusiva, dettagli succosi e in cambio una somma che le farà dimenticare qualsiasi inconveniente. E i rischi? Lasci fare a me, so come gestire queste cose. Nessuno verrà a sapere da dove provengono le informazioni. Come ha fatto ad arrivare a me? Lei mi sta chiedendo di rivelare la fonte delle mie notizie? Certo, il minimo. Me l'ha detto un uccellino in divisa militare. Allora collaboriamo? Mi mancano alcuni dettagli di questa storia. Se riuscirò ad avere un quadro completo ci rivediamo. Perfetto, attendo con fiducia. Così lei recupererà il triplo dei soldi che ha speso. Un mese le basta per completare la sua opera? Spero di sì. E non ho problemi a dirtelo, il nostro amore è stato unico. Non ci crederai, ma io ti penso spesso. Questo ritorno di Fiamma mi commuove. Avevo bisogno di vederti. Ti conosco da una vita, Luca. Dimmi subito cosa ti serve, così eviti di dire altre stupidate. Ti devo chiedere un grande favore, se puoi. Se ti servono soldi hai sbagliato persona. No, è una cosa molto privata. Coraggio, parla. Sto rischiando in questo momento, ma mi fido di te. So che non mi faresti mai del male. Promesso? Promesso cosa? Quello che ti chiederò rimarrà tra te e me. Va bene, parla. Tu lavori all'Area 53, è giusto? Non so neppure cos'è. Ho visto il tuo nome sulla lista dei dipendenti. Posso farti vedere lo screenshot? Sarà un'omonima, non so di cosa stai parlando. Ti ho anche visto in zona, non può essere un caso. In via Flavia. In quella zona c'è solo un'azienda farmaceutica. Un'azienda con dei laboratori segreti. Tu sei pazzo. Guardami bene, Chiara, io lo so che sto correndo un rischio. Non sarebbe la prima volta. E so che potrei finire molto male o diventare famoso. Famoso? Ad esempio se mi rivolgo ad un'agenzia di informazioni. E cosa avresti deciso di fare? Punti sul rosso o sul nero? Ti consiglio di non giocare. Non giocherò. Non dovevo venire qui. Una semplice informazione. Un nome e un cognome, poi sparisco. Perché ti serve? Sono sempre stato un tipo molto curioso. Risposta insufficiente. Devo solo aiutare un amico. Non dirò nulla a nessuno, ho voglia di vivere a lungo. Penso di avere capito. Il tuo amico si chiama Achille Diamante. Sei straordinaria. E tu sfacciatamente fortunato. Dai, basta, mamma. Solo il primo piano, per favore. Sempreverde Assicurazioni. Tutti gli interni sono occupati. Rimani in attesa per non perdere la priorità acquisita. Sempreverde Assicurazioni, in cosa posso essere utile? Ah, cortesemente, mi può passare la dottoressa Laura Rossi? Attenda. Grazie. L'interno è occupato. Se mi può dare l'interno, al caso chiamo io più tardi se non la trovo. 585. Ciao, sono l'assistente vocale di Laura Rossi. Con la prossima settimana sarò in ferie tutto il mese. Contatta gli interni 446 e 447. Puoi lasciare un messaggio. Dottoressa Rossi, buongiorno. Volevo un appuntamento per assicurare il mio appartamento. La ringrazio. Scusi per il ritardo. Di nulla. L'ho convocata perché stiamo raggiungendo dei risultati straordinari e tutto grazie a lei. La ringrazio, sento una grande responsabilità. Non è certo un gioco da ragazzi il suo.
Diciamo che quando ero piccola non era mio sogno generare esseri umani. Quasi umani. Non saprei. Qualche perplessità? No, ma se non le dispiace le vorrei chiedere una settimana di ferie. Le sembra il momento di andare in vacanza? No, non è per vacanza. Io vorrei stare un po' di tempo con la mia famiglia. Dottoressa, lei lo sa meglio di me che finché l'operazione non è conclusa non sono ammesse distrazioni di alcun genere. Mi scusi. Comunque vedremo, qualche giorno lo posso concedere. A che punto è il quadro HV? Lo sto dipingendo. Spero non sia una natura morta. No, tutt'altro. Sto ottimizzando i nuclei delle cellule somatiche. Brava, dottoressa. Non manca molto allora. Mi scusi se la fermo così per strada. Oggi ho provato a chiamare in ufficio, ma senza successo. Lei è? Achille Diamante. Mi ha riempito la segreteria telefonica. Sì, lo so, volevo solo un preventivo. Sono in ferie. Su anche questo, ma potrebbe fare uno strappo alla regola, è pur sempre una nuova acquisizione, non le pare? Non ho tempo. Non ha tempo. Neanche 5 minuti per un caffè? La vedo troppo apprensivo, non è che con questa storia dell'assicurazione ci vuole provare? Ma sta scherzando? Glielo leggo in faccia, guardi. Ma non corrisponde al vero, gliel'assicuro. Sono io quella che assicuro. È buona questa. Si faccia fare il preventivo dal mio ufficio. Ma io ho sentito parlare molto bene di lei. E poi una volta ci siamo già conosciuti. Conosciuti quando? Un anno fa. Mi serviva il preventivo per la macchina. Lavoro qui da 2 mesi. Allora mi sbaglio, capita. Quando rientro in servizio le faccio il preventivo. Arrivederci. Aspetti, io ho cose di valore a casa. Oggetti in antiquariato. Non mi serve un'assicurazione generica. Cos'ha di valore? Quadri. Ne ho uno che costa un patrimonio. In concreto? 500.000 euro. Dal momento che lavoro percentuale potrei pensarci. I soldi smuovono le montagne, eh? Non le prometto niente. La saluto. Arrivederci. Come diavolo ha fatto sto deficiente a trovare Laura Rossi? Mi spieghi come diavolo ha fatto? Ci ho pensato tutta la notte. Era tutto sotto controllo. Vedo il risultato, complimenti. Ma il doppione di Kelly si chiama Laura Rossi. Perché non me l'ha detto prima? Questi sono segreti del nostro laboratorio. Lei mi deve solo spiegare come diavolo l'ha saputo. Come l'ha saputo? E che ne so come l'ha saputo? Mi sembra di stare in un film a fumetti e parlare con Topolino. Non offenda, Ma che voi non siete furbi? Mi scusi, avete la sede a Trieste e colonato una persona di Trieste. Queste sono informazioni segrete. Un motivo ovviamente ci sarà stato. Un motivo genetico. Ispettore, la prego, faccia silenzio un attimo. Lo eliminiamo. Chi? Achille Diamante. E il suo amico? Anche. Bisognerebbe trovare il modo. Non è facile. No, è troppo rischioso eliminare 2 persone. La polizia potrebbe sospettare. Ma sono io la polizia. E lei riuscirebbe a gestire 2 casi irrisolti? Ma sai quanti noti casi risolti? Uno più, uno meno. Non avevo dubbi. Vedremo. Continui a monitorare la situazione intanto. Agli ordini. Ciao cari e buona giornata. Oggi sono qui dalla mia bellissima cugina cinese Lucia. Dai, saluta cuginetta. Ciao. Devo studiare un nuovo look per i miei video e ho bisogno dei vostri consigli. Intanto, mora o bionda, rossa oppure un bel arancione? Allora prima ero così, ma non mi piace. Che ne dite invece di questa? Mamma, per favore, adesso basta. Siamo venute qui per me, mi devo tagliare le punte. Un attimo tesoro. No, un attimo, spegni. Un secondo. Un tuo secondo equivale a 10 minuti, spegni. Ti ho detto spegni, devo anche studiare oggi se non lo sai. Scusate, ci vediamo alla diretta di questa sera. Intanto lasciatemi i vostri commenti. Baci, baci, bacini. Sì, bacini per i cretini. Hai visto come mi tratta? Ma ti pare logico? Dovresti essere contenta invece di tua figlia. È brava, studia, ci tiene la famiglia. Capirai che famiglia. Signorina, questi sono i fiammiferi del 1920. Costavano 5 centesimi.
e oggi valgono 300-400 euro su per giù. E questo è il famoso dipinto dell'anonimo solitario. Mai sentito? Non l'hai mai sentito? È un reperto archeologico, l'ho comprato all'asta, vale un patrimonio. Il prossimo anno lo rivendo. Fa bene a rivenderlo. Per quanto ne capisca io di quadri non mi sembra un gran capolavoro. Ma che dici? Mi sembra di averne visto uno simile dai cinesi. Ho fatto un investimento, glielo assicuro. Vediamo intanto se glielo assicuro io. Oltre a questo quadro, qualcos'altro da mettere nella polizza? Solite cose, calamità naturali, allagamenti, danneggiamenti, furto, incendio. Va bene, le farò un preventivo. Perché mi guarda così? Come l'ho già detto, io devo averla già conosciuta da qualche parte. Non so, le sembrerà strano. Dopo averla conosciuta niente mi sembra strano. So anche diverse cose su di lei. Del tipo? Le piace mangiare bene. Questo piace un po' a tutti, credo. E le piace il buon vino, quello di annata. Bravo. Mi avrà visto ad una degustazione di vini. Sono una sommelier. Sommelier? Ecco perché bevevi. Cioè, ecco perché beveva. Chi beveva? Chi beveva? Una mia amica, anche lei fa la sommelier. Ah, allora ci saremmo visti sicuramente ad una degustazione di vini. Ci sarà stata anche la sua amica? Non credo. Sono posti che non frequento. Allora da dove le è arrivata la notizia che mi piacciono i vini pregiati? Da dove mi è arrivata la notizia che le piacciono signorina, guardi che ho un sesto senso che spacca le montagne, ma fin da bambino proprio. Buon per lei, le invierò il preventivo via mail. Intanto la ringrazio per aver posto fiducia nei confronti della nostra compagnia. Non se ne vada, non gradisce qualcosa da bere? Avremo tempo di bere alla firma del contratto. In ufficio abbiamo delle ottime macchinette del caffè. Meglio che niente. Dopo le ferie, ovviamente. Altrimenti, se l'assicurazione le serve subito, può contattare un mio collega. È uguale. Senta, signorina Laura, io vorrei chiederle... Signora Achille, lei per certi versi mi sta anche molto simpatico, ma non mi faccia perdere tempo. Questo contratto lo vuole o no? Se mi può anticipare la cifra? Le farò un'offerta, non si preoccupi. Ascolti, le dico la verità. Questa assicurazione non è che mi interessi poi tanto. Quindi? Mi deve scusare, mi rendo conto che sto tentennando. Ci pensi allora, io non voglio lavorare per niente. Ha ragione, ma lei non può capire che periodo sto passando. Storie assurde, l'inimmaginabile, guardi. Legge libri di fantascienza. Ci è andata molto vicino, sa? Senta signorina, devo dirle una cosa, però lei non mi giudichi invadente. Invadente? Assillante, più che altro. Sono un po' stressato. Pensi che il mio medico mi ha ordinato degli esami del sangue. A proposito, ha un buon laboratorio da consigliarmi? Ma vada dove vuole. Oggi ci sono laboratori, sa, non è mica così semplice. Pensi che nelle ultime analisi mi è venuto fuori il colesterolo a 300 e anche il glucosio, e non può essere, non mangio mai dolci. Lei ad esempio dove va? Questa poi. Un suggerimento. Medical, in Slovenia. Ottima scelta. Ormai vanno tutti in Slovenia. La saluto. Arrivederci. Senta, aspetti che l'accompagno. State cercando me? A te cosa sembra? Siete agenti delle tasse? Andate in coppia adesso. Devi venire con noi. Ma non se ne parla neanche, ho un sacco di roba da fare oggi. Perché non tornate un giorno in cui sono meno occupato? Avvicinati lentamente. Ce ne andremo come vecchi amici. Per non dare nell'occhio, giusto? Va bene.
A volte mi stupisci, dovrei farmi ripetizioni. Di cosa? Di latino, all'esame sei stata perfetta, hai lasciato tutti i professori a bocca aperta. Ho una tecnica, lo confesso. Che sarebbe? Studio tutto a memoria. Ma come fai? Guarda chi c'è. Bella ragazza, chi è? Miss Universo, la stagista. Scusate, ci vediamo dopo, ok? Lascia perdere, Alessia. Non ci penso neanche. Buongiorno. Ti ricordi di me? Non mi pare. Sono Alessia. Scusa, non credo di conoscerti. Sono la figlia del tuo coach, Kelly. Sbagli persona, non sono Kelly. Mi avevi detto che non hai un cervello, ma non immaginavo che non ti ricordassi neppure il tuo nome. Stai delirando, credimi. Non fai più lezioni da mio padre? Intanto chi è tuo padre? Achille Diamante, il noto broker ai primi posti delle classifiche mondiali. Ti sovviene ora? Sì, conosco tuo padre purtroppo. Se ben ricordi, ti ho beccata con lui davanti a una bottiglia di vino ed eri tu che deliravi in quell'occasione. Non ero io e tu e tuo padre siete due pazzi da rinchiudere in un manicomio. Non offendere, pupa, la tua controffensiva non mi sfiora. Che frottole ti ha raccontato il tuo bel papà? Sentiamo. Sei tu che racconti bugie. Vuoi dire che non lo conosci? Mai stata a casa sua? Sì, prima. Vedi? Per lavoro, dannazione, ero lì per lavoro. Ascoltami bene, Kelly. Non sono Kelly e voi due dovreste farvi seguire dagli assistenti sociali. Non ti agitare, voglio solo darti un consiglio. Mio padre non sopporta avere donne a casa, anche se non lo fa capire, e prima o poi ti caccerà lui. Ti conviene non frequentarlo, credimi. Seguirò il tuo consiglio alla lettera, tranquilla. Le immagini fantasiose di quest'area 53 che mi giravano per la testa mi assillavano. Quindi, ricapitolando, avevo scoperto un ambulatorio di analisi dove l'ignara Laura Rossi aveva contribuito a generare il suo clone RX, denominato Kelly. Non male, missione compiuta e curiosità soddisfatta. Ma ora sentivo il bisogno di concedermi una pausa. Era il 1° di settembre e chi mi conosce sa che questo mese lo passo puntualmente presso l'antica dépendance di mio fratello Roby. Un'ottima occasione per riflettere su quanto mi era accaduto. Che fare ora? Posso davvero fidarmi di questo giornalista e rivelare tutto quello che so? E poi come mi darà i soldi promessi? Li troverò forse in una busta chiusa chissà dove, come nei film? Oppure mi arriverà un drone dalla finestra e mi lancerà il malloppo sul tavolo e io mi ci butterò sopra tutto contento. Ma se poi il giornalista altro non è che un dipendente dell'area 53, magari pure clonato? E si è inventato l'articolo per incastrarmi? Mi faccio troppe domande, lo ammetto. E la paura non è mai stata la mia consigliera. Quando gioco in borsa a volte rischio. Può essere che lo farò anche questa volta. Proseguiamo con gli aspiranti al titolo di Miss Lady International 2030 e presentiamo Sofia. E proseguiamo con gli aspiranti al titolo di Miss Lady International 2030 e presentiamo Sofia Kovalenko. Buongiorno Sofia. Buongiorno. Parliamo un po' di te. Segno zodiacale. Scorpione. 2 parole per descriverti? Sono una ragazza semplice, sensibile, dolce, simpatica, sorridente. La ragazza della porta accanto. Sì, ma tu non venire a bussare. Professione? Modella e pubbliche relazioni. Hobby? Adoro fare le foto, video, cantare. Che genere? Classico, rock, jazz, folk. Mi piace tutta la musica. Ci fai un pezzettino? Adesso. La prima canzone che ti viene in mente. I can get no. Va bene, grazie. Altri interessi oltre alla moda? Mi piacerebbe lavorare con i bambini, insegnare loro italiano. Chi è? Sono Gina, hai lasciato la porta aperta. Avanti. Buongiorno Achille, salutate?
Sono appena arrivato e sto mettendo a posto la casa. Sono diventate belle grandi le bambine, eh? Eh sì, crescono. Come mai da queste parti? Ero qui dal dentista e mi sono chiesta, vediamo come sta il mio ex. La mamma ci ha detto che sei pieno di soldi. Francesca, ma cosa dici? Ma perché la sgridi? La sincerità dei bambini è l'unica cosa autentica che c'è rimasta al mondo. D'accordo, solo non vorrei che tu pensassi che sono venuta qua per interesse. No. Per interesse no, figuriamoci. Confermate? No. Sì. E cos'altro ha detto la mamma su di me? Che sei una persona buona e generosa. E poi? E che ti avrebbe sposato, ma tu non volevi. Perché non volevo? Perché sei allergico alle donne. Infatti vedete come mantengo la distanza di sicurezza. Ho come la sensazione di essere di troppo. Ma non direi. Comunque se vuoi andare a fare la spesa e tornare, tranquilla. Io resto volentieri con le bambine. Chissà quante cose posso scoprire sul mio conto che non conosco. La prossima volta, Achille, ti ringrazio e scusami, loro sono molto esuberanti e io non sto passando un bel momento. Ti sei separata. Che intuizione. Dono di natura. Sì, sono separata e con i soldi non arrivo a fine mese. Come si dice, pazienza, passerà. Gina, quante volte ti ho detto che non devi fidarti degli uomini? E quelli senza soldi ancora peggio. Me lo dicevi spesso tra una spaghettata e l'altra. Aglio, olio e peperoncino, il nostro piatto preferito. Mamma, ce lo fai stasera? Brucia, eh? E allora scusate, sono stanco e avrei delle cose da fare. Ma alle bambine vorrei offrire un film. Vi prenoto 2 biglietti online. Una storia incredibile di fantasmi. Bello, grazie. E Gina, puoi mandarmi l'IBAN che ti faccio un bonifico, sempre se non ti offendi, eh? Da buoni amici. Ho parlato con la direzione, lasciamo stare. Non capisco. Così è peggio. Continuo a non capire. Luca, le ore contate. Non possiamo stare appresso in eterno a 3 persone. Chi è la terza? Laura Rossi. Lei non sa nulla. Per il momento scommetterebbe per il futuro, ispettore. Facciamo sparire tutte e 3. Che idea geniale. Ispettore, non faccia più nulla. Da questa sera la succursale dell'area 53 non esiste più. Sta scherzando, vero? No, perché dovrei? E mi ascolti un attimo, io sono veramente molto desolato, non so proprio come chiederle scusa. Le scuse servono a poco, sono stata aggredita verbalmente da una psicopatica. Sì, immagino, ma cerchi di comprendere. Io e mia moglie siamo separati e lei è seguita da uno psicologo. Sono fatti vostri, io non posso accettare che mi si dica che sono senza cervello e per giunta ubriaca. Ma mia figlia è così, si inventa storie e confonde le persone. Mi scusi, la prego, mi rendo conto del suo fastidio, non succederà più. La prossima volta vado dalla polizia. Ma no, che esagerata. Per farmi perdonare le confermo l'assicurazione. La faccio. Pronto? È in linea? Ovviamente non le assicuro i quadri. Certo, non valgono nulla. Mi assicuri solo l'appartamento. Vale poco anche quello. Va bene, faremo un preventivo. Gentilissima, se lo ritiene può venire a fare un altro sopralluogo. Non le ho fatto vedere ancora la cantina. Non mi serve, quello che ho visto mi basta. Buona giornata. Secondo te, se mi avessero preso, dove mi avrebbero portato? Meglio non saperlo. Ci riproveranno di sicuro. Sei stata gentile a volermi incontrare. Ti voglio bene, è per questo. Anch'io ti voglio bene. C'è una soluzione al tuo caso. Mi hai forse portato dei documenti falsi e un aereo privato per sparire dalla faccia della terra? Ho una proposta da farti. Torniamo a vivere insieme. La proposta viene dalla mia direzione centrale. E me la fai tu? Scusa, ma in che veste mi stai parlando? Sanno che mi conosci. Ho dovuto dirlo. Ah, bene, grazie. È una proposta che difficilmente potrai rifiutare. Scusa, potresti essere meno enigmatica, per piacere? Sarai cooptato all'interno dell'area 53. In che senso? Sei un bravo perito informatico e un ottimo hacker e c'è bisogno di gente come te. Pensa che mio padre voleva facessi il pasticcere. Invece il tuo mestiere ti sta salvando la vita. Quindi potrei venire a lavorare nell'area 53 sempre a Trieste.
La base di Trieste non esiste più. Come non esiste? Abbiamo traslocato. Dove? In America, nella sede centrale. In America dove? Luca, prima devi accettare di farti assumere. Devo rinunciare alla mia vita per andare negli Stati Uniti, in un luogo che deve rimanere segreto al mondo. Puoi scegliere. Non mi sembra di avere molte possibilità di scelta. A proposito, come sta procedendo la vostra attività? State continuando a clonare le persone? Potrei sapere qual è il fine di questa opera d'arte? Una domanda. Sicuro che sei chiara? Non sei un androide? Cioè il suo clone RX-like? Sono quella che vedi. Potresti rispondermi per piacere? Ti ho già risposto. Ok, non ha importanza, lo scopriremo vivendo. Ormai non mi stupisco più di nulla. E se un domani volessi tornare indietro e tornare in Italia? Non si può tornare indietro. Ti verrà inserito un microchip che non te lo consentirà. Questa sì che è una sorpresa. Come stai, Achille? Si tira avanti. Tu sei... Io sono Kelly. Veramente? Certo. Avevo voglia di rivederti. Anch'io, ma devo solo capire cosa sta succedendo. Devo riprendermi un attimo. Puoi farmi tutte le domande che vuoi. Saprò risponderti adeguatamente. Sembra facile. Anche per fare delle domande bisogna pensarci bene in un contesto del genere. Rilassati, Achille. Sì. Ecco, ci provo. Ti ascolto. Intanto da dove vieni? Dalla sede centrale dell'Area 53. Io vivo lì. Sì, lo so, conosco la storia. Ma sei scappata? Fammi capire. No. Come hai fatto a trovarmi? Non hanno cancellato i miei dati? Sì, li hanno cancellati. Allora? Mi hai trovato su un social network? I tuoi dati sono stati cancellati, ma non quelli delle emozioni. Per cui? Ti ho raggiunto attraverso la telepatia. Altro mistero dell'intelligenza artificiale. Certo che siete avanti da paura nella tua area 53. Un giorno utilizzeranno tutti questo metodo. Serviranno sempre meno parole. Ottimo, così eviterò di dire stupidate. Achille, come procede la tua vita? Dipende da quello che accadrà dopo questa visita. Ho un ispettore dei servizi segreti sempre alle costole. È tutto finito, non devi temere più nulla. Ah sì? Allora mi farei la cortesia di rispondere ad alcune domande su questa base segreta. Sono qui, disponibile come sempre. Gli esperimenti vengono eseguiti per creare dei doppioni identici agli esseri umani, giusto? Giusto. In quanti siete finora? Sei sola? Siete in 10, 100, 1000? Questa è l'unica domanda a cui non posso rispondere. Immaginavo. E quale sarebbe il fine ultimo di tutta questa sperimentazione? È tutto sospeso per il momento. Perché, se posso chiedere? Si deve trovare un accordo globale per sostituire gran parte dell'umanità. Sostituire noi? Sì, per vivere meglio, senza sofferenze e senza guerre. Guerre ci saranno sempre, dai. Se l'uomo è in minoranza, no. Ti informo che sono già usciti un paio di film sulla tematica dei robot che sostituiscono il genere umano. Vi hanno preceduti e torniamo a noi. Se non ho nulla da temere, potresti fermarti qui. Potrei, ma non posso. Ti procuro dei documenti falsi. Conosco un amico che li fa perfetti. Sarai una persona come tutte le altre. Non voglio. Non sei più mia amica. La nostra sarebbe una vita triste. E perché? Con te stavo bene. Facevi delle paste alla carbonara che erano una fine del mondo. Tu devi andare più là nel tempo. Achille, tu invecchierai. Sì, come tutti invecchierò. Io no. Giusto. Tu morirai.
Io no. Sei immortale. E starti vicino giorno dopo giorno e vedere il tuo degrado fisico fino alla fine per me sarebbe insopportabile. Tu non muori. Logico, non sei umana. È una grande fortuna questa. Posso diventare come te. Clonatemi. Che ci vuole? Se c'è un modulo per la richiesta, lo firmo subito. Saresti un'altra persona. Proviamo, magari con un altro metodo. Sconfiggere la morte è stato il mio sogno fin da bambino. All'età di 10 anni guardavo i miei genitori e mi dicevo: sarà il momento in cui non ci saranno più. E quest'idea mi sembrava assurda, non ci si riflette mai. Kelly, la vita è talmente breve e non è giusto. Lo so, Achille, ma tu sei una persona speciale. Questo non mi consola. Io non voglio morire. Inventati qualcosa. Ormai è troppo tardi per tutto. Devo eseguire gli ordini. Quali ordini? Ascoltami attentamente. Ti libererò dal dolore e dalla confusione. Che succede? Mi sento strano? Rilassati completamente. Il tuo spirito è destinato a diventare parte del cosmo, libero da ogni legame. Libero anche da quella sanguisuga di mia moglie. E basta con questo giochetto. Io non riesco più a muovermi. Riceverai un codice mentale I5Z, proveniente dalla mia base, che cancellerà parte della tua memoria. Da questo momento tu dimenticherai tutto. Il giorno in cui hai risposto all'annuncio, il momento in cui mi hai incontrata. Tu non sai chi è Kelly, tu non sai chi è Laura, tu non sai e non ricordi più nulla. Adesso mia madre vuole andare a Roma, immagina tu in che situazione mi trovo. Così all'improvviso? Ha conosciuto un produttore cinematografico al concorso. Figo, vai anche tu. Non mi va. Dai, entri nel cinema, sei bella. Io preferisco entrare nel cinema solo se pago il biglietto. Non fa per me, un ambiente malsano. Non fare sempre la moralista, io ci andrei subito. Prima finisco gli studi, poi ci penso. Brava, mai dire mai. Con tuo padre come va? Andrò a trovarlo per capire che aria tira. L'altro giorno ho distrutto la stagista. Ci avrei scommesso. Pensa che falsa, ha detto di non conoscere mio padre, una pazza. Forse lo stage è terminato. Lo spero, devo verificare. Sicuro che sei solo, non mi racconti bugie. Ma ti ho già detto di sì, con chi dovrei essere? Quindi non c'è Kelly? Chi è Kelly? Quella che beveva vino. Tu mi hai visto con una che beveva vino, ma che ti inventi? Ok, scherzaci su, l'importante è che se ne sia andata. Andata? Non c'è mai stata? Papà, capisco, hai rimosso, è comprensibile. Ma rimosso cosa? Lasciamo perdere, come non detto. Ti volevo chiedere una cosa. Ah. Dimmi. Vorrei passare un periodo con te. E tua madre cosa dice? Domani parte per Roma, si trasferisce lì. Motivo? Vuole fare l'attrice. Attrice? Non sa nemmeno parlare italiano. Diglielo a lei. Fatti suoi. Papà, io e te non ci vediamo mai. Questo è un fatto. Vieni da me quando vuoi, che problema c'è? In fin dei conti sei sempre mia figlia, no? Grazie, papà.
Potevi scegliere un posto meno isolato, no? Avevo fretta. Certo che ne è passato di tempo. Il tempo vola. Quando ci siamo visti l'ultima volta? Aspetta, non vorrei sbagliare. Siamo andati a vedere una partita di basket, può essere? Può essere. Come procede il lavoro? Ah, sto guadagnando un mucchio di soldi. Hai risalito le classifiche? Sono al secondo posto. Hai fatto bene a telefonarmi. Segno che i veri amici non si dimenticano. Non potevo partire senza salutarti. Quando hai l'aereo? Tra 2 ore. Senti, tu vai in America, ma dove? Nei dintorni di Los Angeles. Cosa vuol dire dintorni? Periferia? Sì, più o meno. Sei sempre il solito enigmatico. E quando rientri? Non rientro più. Ti stabilisci lì? Esatto, lo richiede questo lavoro. Ah, sono contento per te. Ma come diavolo sei riuscito a farti assumere da una fabbrica d'autoni? È una storia complicata. Beh, avrai inviato un curriculum. Sì, tutto è incominciato quando ho inviato un curriculum. Te lo meriti il posto, sei unico nel tuo campo. Ti pagano bene? Ho tutto quello che voglio. Fammi vedere il sito della struttura. Non c'è. Non hanno un sito? Sì, ma è in fase di modifica. Ti manderò il link. Ci conto, Sai, sono diventato un appassionato dell'intelligenza artificiale. Stanno succedendo cose pazzesche. Infatti. Guarda questa come ragiona. E questa stira, cucina, pulisce la casa. Ne prenderesti una? Non mi piace il materiale, direi di no. Se fosse in carne d'ossa? Al caso sì. Dai tempo al tempo. Magari un giorno ti capita un rappresentante e te ne porta una. Non mi dispiacerebbe affatto. Buona vita, Achille. E buona vita a te, Luca. E Luca! Fatti sentire, eh? Ci proverò. Tanti auguri ad Alessia, tanti auguri a te. Discorso. Ho capito, discorso, un attimo. Discorso? No, papà, tocca a te, questa è casa tua. Sì, più o meno. Intanto sono contento di questa giornata e come sapete io sono un po' solitario, quindi mi fa strano vedere tanta gente. Ho cercato di prendere qualcosa all'ultimo momento. Vi presento la famosa pinza triestina che ho fatto io con le mie mani. Ma chi ti crede? Tu zitta mai, eh? Allora, cosa dire? Intanto Alessia è una figlia meravigliosa. Si è appena diplomata e sono orgoglioso di lei, anche perché, è di un'intelligenza, ha preso tutto dal padre. Non si direbbe. Ma guarda questa. Achille, perché non ti sposi? Ho la faccia di uno che si sposa. Mai dire mai. Guarda, potrei ritornare anche con te, Gina, eh? Tu in una casa e io in un'altra. Come amici. Italia? Buongiorno signor Achille, non trovo più la sua email, me la può ridare? Lei chi è, scusi? Laura Rossi, le devo spedire il preventivo. Preventivo di cosa? Non faccia sempre lo spiritoso della sua assicurazione. Mi scusi, non la conosco e non ho tempo da perdere e poi sono già assicurato. Papà, non vieni? Sì, adesso. Chi era? La solita rompiscatole che vuole vendere le assicurazioni al telefono.
Ed eccomi qui, a purificarmi l'anima sul Colle di San Giusto, se così si può dire. Sono invaso da emozioni che non riesco a decifrare. Sai quando ti svegli e non ricordi un sogno che hai appena fatto e ti restano in mente solo pochi frammenti che non riesci a ricostruire. Spesso mi sento in bilico tra il reale e l'immaginario, come un equilibrista che continua a non cadere da nessuna delle due parti. Intanto non gioco più in borsa e vivo di rendita. Ogni tanto vedo Gina per un buon caffè e qualche risata, mentre la mia ex moglie fortunatamente non la sento più. Però insiste a volere fare l'attrice a tutti i costi e ha convinto pure Alessia e la sua amica a seguirla. Incredibile. E anche quel mio amico Luca con cui andavo a vedere le partite di basket, da quando è partito per l'America non si è fatto più sentire, sparito. Secondo me poteva starsene tranquillamente in pensione. Ed ora respiriamo un po' di libertà, se così si può dire.